Bentornato a Trigoria, mister. Quali sono le sue prime sensazioni? Ma stupore perché facevo fatica a riconoscere le strade, le rotonde, in dei posti che ho visto per 18 anni tutti i giorni consecutivamente. E emozione perché rivedo tanti luoghi, ma soprattutto facce che hanno condiviso insieme a me una parte gigante della mia vita, bellissima. E anche insomma, consapevolezza che c'è un lavoro importante da fare, non possiamo stare qui a guardarci intorno, a guardare com'è cambiata la situazione. Qual è stata la sua reazione quando è arrivata la chiamata da parte della proprietà? Beh, stupore, eccitazione, agitazione, lì per lì all'improvviso capisci che se ti chiamano cioè, non sono caduto dalle nuvole, sapevo che poteva succedere qualcosa e, e niente, ti rendi subito disponibile per incontrarli, per parlarci e per fargli capire quello che poi è stato un discorso di forse massimo 10 minuti. Lei ha accettato un incarico di 6 mesi. Questo significa che vuole mettersi in gioco senza alcun paracadute. Quindi crede nella possibilità di lavorare bene con questa squadra? Io sono straconvinto che non abbiamo, né io né la squadra, bisogno di paracaduti. La squadra la ritengo una squadra forte, una squadra con dei giocatori molto importanti. Capita anche alle squadre migliori di avere dei momenti di difficoltà, è capitato in passato, capiterà in futuro, può capitare adesso d'ora in poi ad altre squadre, quindi noi dovremo essere bravi ad approfittarne. Penso che ci siano tutti i margini per risalire, quindi non avevo bisogno di paracaduti, ma solo di questa grandissima opportunità. L'ultima volta da capitano, oggi da allenatore. Com'è stato il ritorno in campo per il primo allenamento della squadra? Guarda, non allenavo da parecchio tempo, però si dice che è come andare in bicicletta, anche se poi io sostanzialmente l'ho fatto per pochi mesi, è stato semplice, non l'abbiamo preparato come avremmo voluto perché adesso sto qui a fare l'intervista, prima ero a fare le varie firme, contratti, insomma tutte cose più burocratiche che tecniche, quindi è stato un po' tutto molto veloce, tutto molto con tempi stretti, ma alla fine era un allenamento di ripresa, quindi non c'era da inventarsi più di tanto, già da domani inizieremo a fare qualcosina un po' più di interessante, quindi lo prepareremo meglio questa sera. Come ha trovato Trigoria? Eh, Trigoria è stato lo shock forse più grande, perché ho trovato un posto che ogni tanto faccio fatica a rendermi conto, ah ma qui sto dove stavo quando ho fatto quella cosa lì, è lo stesso posto, perché è completamente trasformata, ovviamente in meglio. E, pochi mesi fa guardavo la presentazione del centro sportivo della Fiorentina, che è qualcosa di pazzesco, non ci sono mai stato, ma mi dicono che è qualcosa di meraviglioso, e pensavo a quanto può essere bello e importante avere un centro sportivo del genere, poi entrato qua dentro mi rendo conto che è una cosa incredibile, sono quasi invidioso per gli anni in cui non ho vestito questa maglia, proprio perché stare dentro questo posto in queste condizioni è qualcosa che adesso mi rendo conto che forse ci è mancato, all'epoca io stavo benissimo, però qui c'è veramente forse più di quello di cui abbiamo bisogno. Che emozione sarà ritornare allo Stadio Olimpico? Sarà emozionante, sono tornato 1000 volte, ma sempre da tifoso, da appassionato, da osservatore nel periodo in cui ero in nazionale, mi mandavano a fare diciamo, le relazioni sui nostri italiani. Sono tornato con la nazionale da collaboratore, abbiamo fatto allenamento, abbiamo fatto 3 partite mi sembra durante l'Europeo. Penso però di poter dire che non sarà la stessa cosa, è un ruolo completamente diverso, una responsabilità diversa e soprattutto stando qui, venendo allo stadio da tifoso, mi sono reso conto che al di là dei risultati, al di là del momento di classifica o di momento di forma della squadra, lo stadio era in modalità, sai, modalità Roma-Barcellona che capitava all'epoca una volta ogni tanto, quindi sarà emozionante anche per questo, spero che continueremo con questo trend. C'è qualcosa che vuole dire ai suoi tifosi, ai tifosi della Roma? No, non lo so, ci sarebbero mille cose, insomma, quando sono stato fuori dalla Roma non sono mai stato uno che metteva troppo il becco perché non mi piace stare in mezzo, non mi piace disturbare, adesso posso permettermi di nuovo di riparlare non solo da leggenda, ma diciamo da membro della Roma, quindi più di dirgli, penso che non ce ne sia neanche bisogno, che abbiamo ed ho bisogno di loro come ai vecchi tempi, non posso fare.
quindi il vento soffia ancora. Il vento soffierà sempre, non ha mai smesso. E, ripeto, vivere le serate di Europa League l'anno scorso, di Conference, quando sono venuto allo stadio da tifoso, mi ha fatto rendere conto che si sta ricreando qualcosa di speciale, di rapporto tra la squadra e la tifoseria. Penso che i momenti negativi possano capitare e penso che una città come questa e una squadra come questa possa tirarsi fuori più velocemente da momenti così e così, se vicino a questo tipo di amore che abbiamo sempre sentito, ma con questa massa, con questa forza che vedo negli ultimi anni, può veramente darci una spinta grande.